Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale, io sono Dennis. In questo video affronterò un dilemma etico che tormenta tutti noi motociclisti amanti dell'off-road. Che torretta montare sulle nostre moto? Red Garage? Dottori? 4K parti speciali? Quale dobbiamo montare? Aspettate a comprarvele. Vi voglio proporre un prodotto che utilizzo da quasi un anno, non è sponsorizzato, di tasca mia, ce l'ho da quasi un anno e vi dirò le mie considerazioni nude e crude. Che difetti hanno le torrette più blasonate? Secondo me, 3. Prezzo, almeno 1000 euro per comprarle, almeno Secondo difetto, difficoltà di installazione che si collega al prezzo, perché se non siete pratici ci vuole il meccanico ve le monta in 4 ore, almeno, quindi aumenterà il prezzo, è una catena. Terzo difetto, il peso, il tablet rugged, il roadbook, dispositivi pesanti, blindati, pesano, tutto il sistema collegato al telaio pesa. Quarto difetto, ce lo metto io, anche se non è proprio un difetto, però io lo vedo un po' come un difettuccino. Se vi si rompe qualcosa dovete contattare la casa produttrice, chi fa la torretta. I prezzi non sono bassi per ripararle, non arrivano in 1 o 2 giorni come con Amazon e quindi è un po' una rognetta. Ma quindi cosa utilizzo io? Io utilizzo un supporto della Nice CNC che assomiglia molto a una torretta, è bella perché è piccolina, ha il pregio di costare poco, costa 36 euro solo il supporto in alluminio con la basetta del BMW, perché la coppiata vincente è questa, la basetta del BMW GS o XR. Perché questo supporto del BMW lo monti su un KTM? Perché il BMW ha il traversino da 12 mm e tutti i supporti fatti apposta per quel traversino vanno bene per il Nice CNC che è 12 mm, come anche il Tenere ha lo stesso traversino da 12 mm, quindi diciamo è un po' una misura universale quella. Con questo accrocchio qua vi daranno tutto l'occorrente, anche il collegamento elettrico che è semplicissimo, hai 2 prese USB che escono da qui, quindi con un cavo da 5 cm da 10 alimenti il telefono. Il collegamento alla batteria si fa diretto, perché se lo utilizzate come me, quindi il telefono lo smontate quando tornate a casa, la batteria non vi si consuma, è un po' un sottochiave. Se lo lasciate sempre attaccato alla moto, scollegate l'USB per non sbagliarvi, se no dovete fare un sottochiave, ma non conviene perché è una soluzione economica e non ha senso andare a spendere soldi extra. Secondo pregio che ha questo accrocchio traversino è che pesa poco, a dir tanto tutto il sistema sarà 100 grammi, a dir tanto, pesa pochissimo, è leggerissimo, con il telefono altri duetti, 300 grammi totali, niente, sul manubrio non li senti. Difetto, ovviamente non ci puoi montare un roadbook, troppo pesante, ti si muoverebbe con le mulattiere, questo non si muove con la mulattiera con un telefono. Tablet rugged da 8 pollici ti si potrebbe muovere secondo me, non ci puoi montare un Ungrock X70 che pesa 800 grammi, ti si va a muovere, è orribile a livello estetico una cosa così grossa. Uno smartphone pulito a vista o un Android Auto ce lo puoi montare tranquillamente. Se volete qualcosa di economico è un parolone, però non volete la torretta da 1500 euro, 2000 euro, c'è l'Adventure Spec che fa un attacco sulle forcelle e sviluppa in verticale con una piastra loro, anche loro Plexigas, e con 300 euro ve lo fate. Però leggendo i vari forum esteri e sotto molti video commentano in negativo il fatto che caricando le forcelle l'agilità e la maneggevolezza sul lento, sul brutto quindi è peggiorata tanto. Sul veloce non ci sono controindicazioni, ma sul lento non è piaciuto molto l'Adventure Spec. Terzo pregio, facilità di installazioni. 4 viti per serrarlo al manubrio, compatibile con 22 e 28 mm, altre 2 viti per serrare il traversino per non farlo muovere, in più in larghezza va da 104 a 112 mm, come regolarlo per le piastre del manubrio o per la forma del vostro manubrio. Comunque per KTM, GasGas, Husqvarna, Honda è compatibile, ma anche l'ho visto montare su Suzuki, su altri marchi, non c'è problema. I pregi sono questi: la facilità, in piedi si vede benissimo, seduto idem, se ho bisogno di fare un tratto con il sole strano lo posso inclinare,
Se seguite tracce a eventi amatoriali come può essere il Rally delle Marche o lo Sterrare Umano Trophy o tutti eventi così, secondo me è la soluzione migliore lui. È comodo, pratico, se lo volete smontare 4 viti fate in un attimo, non dovete andare a scollegare tante cose. Poi cavo questo elettrico, io ho fatto tipo un giunto con un maschio e femmina sotto qua, quindi se lo devo staccare basta che svito, non devo andare alla batteria. Insomma, che ci si adegua e si crea la soluzione pratica top. Quindi spero che vi ho accontentato, perché mi avete scritto veramente in tanti per questa torretta low cost, e spero che vi sia piaciuto il video. Mi raccomando, iscrivetevi, perché nel prossimo video uscirà un nuovo dispositivo che mi accompagnerà per tante avventure off-road, quindi lo monterò su questa moto, molto interessante. Ve lo proporrò perché secondo me farà gola a molti. Detto ciò, iscrivetevi al canale e ci vediamo la settimana prossima. Ciao ragazzi!